Quel momento in cui metti un punto e vai a capo e ricominci. È un momento di grande fragilità, ma anche di grande potenza, per quello che ne scaturisce. Io oggi con voi ho deciso di condividere i from zero della vita quotidiana, quelli che in parte ho affrontato io e quelli che potremmo affrontare tutti noi nella vita di tutti i giorni. E inizio con raccontarvi di un from zero che stiamo vivendo in famiglia proprio adesso. E mio figlio, il più grande dei tre, 18 anni, ultimo anno delle scuole superiori, il momento in cui si deve fare la scelta per il proprio futuro. Pensavamo che ancora questo aspetto lui non gli interessasse. Ci chiedevamo quando inizierà a pensare seriamente a questo step, fino a che una notte, verso le 2, mi viene a svegliare. Mi dice: mamma, non riesco a dormire, sono in ansia, sto pensando al mio futuro e non so cosa devo fare. Ora è chiaro che noi lo capiamo, è una scelta molto importante, molti di noi l'hanno già affrontata, ma quello che vorrei fare è scardinare, capire quali sono gli elementi che ci creano così tanta paura quando dobbiamo affrontare un cambiamento. Io ne ho evidenziati un paio molto importanti. La prima cosa che ho visto è la paura di deludere gli altri, è la pressione sociale. E questo significa che quando abbiamo paura di deludere gli altri non guardiamo più i nostri desideri, ce lo dimentichiamo e pensiamo a fare qualcosa per compiacere chi ci sta a fianco e non seguiamo più invece la strada che sentiamo dentro. L'altro elemento è la paura di non poter tornare indietro. È come se quando noi intraprendessimo una strada deve essere quella e non si cambia più. È come se non possiamo sbagliare. In realtà noi siamo programmati per sbagliare e per avere tanti from zero, per poter ricominciare 1, 2, 3, tante volte. I from zero sono tanti. Io sono dell'idea che si affrontano tanti from zero nella vita. Alcuni sono più forti, alcuni sono più eclatanti, alcuni ci cambiano la vita. Altri magari sono più piccoli, più silenziosi. Quanti di noi in questo momento stanno affrontando anche un piccolo from zero, magari un piccolo cambiamento che ci può dare un po' di preoccupazione? E noi dobbiamo avere il coraggio di gestirli entrambi, sapendo che il from zero e il cambiamento fa parte della vita. Oggi il supporto che do a mio figlio è soprattutto quello di incoraggiarlo a guardarsi dentro e poi a guardare fuori, quello che è l'offerta formativa, professionale. Avere il coraggio di guardarsi dentro. Ora vorrei condividere un paio di momenti della mia vita personale e professionale che per me sono stati molto importanti. Sono stati due from zero che hanno raccolto appunto tanti aspetti della vita sia personale che lavorativa. Vi do lo scenario. Neolaureata in psicologia e ho l'opportunità di entrare in una grande azienda, quindi sicuramente un momento fortunato, un momento felice in cui potevo imparare tantissimo. Così è stato, anche se in realtà c'è stato un from zero nel from zero. È chiaro che venendo dal percorso universitario, un nuovo percorso professionale è già di per sé un cambiamento, però questa opportunità così grandiosa è venuta dopo 2 settimane che era venuto a mancare mio padre. E i primi giorni che andavo in azienda avevo un dolore immenso che non ho mai condiviso, perché al lavoro queste cose non si dicono. Non puoi dare questa immagine professionale. Così credevo, così ho pensato in quel momento. E ecco perché prima parlavo di from zero silenziosi che ci portiamo dentro e di quelli più eclatanti. Poi le cose sono andate molto bene. In quell'azienda mi sono trovata accolta, ho imparato tantissimo, ho sviluppato delle competenze proprio nel settore che mi piaceva, che mi rappresentava, nell'ambito delle risorse umane. Un giorno però succede che l'azienda viene venduta. E la sede di Roma in cui lavoravo viene venduta e non siamo stati integrati nel nuovo personale, ma la mia azienda madre, per non perdere la risorsa, fece una cosa molto bella e mi trasferirono nell'unica sede disponibile che c'era a Roma. Apprezzai molto, con grande, grata, con grande gratitudine. Però cosa successe? Che venendo da un ambiente dinamico, dove avevo imparato tantissimo, mi sono trovata, il caso ha voluto, in questo contesto dove non c'era niente da fare.
Non c'era nulla per me se non qualche cosina qua e là che io aspettavo con ansia di avere qualcosa da fare. Le giornate erano lentissime, io contavo i minuti. Mi svegliavo la mattina con il peso di una giornata lunghissima. Quello che ho trovato molto difficile è comunicarlo, farlo capire agli altri. Perché? Perché avevo il posto fisso. È chiaro che magari qualcuno si sarebbe potuto trovare bene, non siamo tutti uguali. In quella situazione magari a qualcuno poteva piacere. Per me in quel momento era una morte interiore, non saper cosa fare, avere 8 ore buttate così. E quindi mi sono data da fare per attivare il mio Fronziro e ho trovato un'alternativa che in quel momento era una start-up dove iniziavano in 5 con un bel progetto, un bellissimo progetto. Provate a pensare le persone intorno a me come hanno accolto questa follia, mettiamoci le virgolette però, da irresponsabile, da scriteriata, lasciare il posto fisso di un'azienda molto importante per abbracciare uno start-up di 5 persone. Però io già quando ne parlo, già mi viene da sorridere, perché è stata la scelta migliore della mia vita. È stata un'ottima scelta, un altro contesto dove ho imparato tantissimo. Ma c'è voluto coraggio, perché non essere sostenuti dalle persone intorno che ti vedono come una folle è stato pesante. E qui io introduco un elemento che secondo me è una riflessione importante e l'affronto anche nel mio lavoro. Oggi io di lavoro, di professione, aiuto le persone che affrontano il Fronziro, le persone che cambiano lavoro, o perché lo scelgono o perché sono costrette. E io quindi chiedo sempre, ma vogliamo seguire durante i nostri cambiamenti la pancia o la testa? Io direi entrambe. Quando parliamo di cambiamenti professionali, la pancia dove ci porta il cuore, seguire le nostre attitudini, i nostri desideri è importantissimo, ma anche la testa, nel senso che le bollette a fine mese le paghiamo e quindi è importante fare un salto ragionato e questo è quello che ho vissuto sulla mia pelle e che cerco di trasmettere con le persone che incontro. Anche qui però abbiamo un Fronziro nel Fronziro, nel senso che dopo questo cambiamento lavorativo c'è stato anche un cambiamento nella mia vita personale, perché in questa azienda dove ho lavorato poi per diversi anni, in questo startup che poi è cresciuto molto, ho conosciuto mio marito, con il quale appunto, dal quale ho avuto 3 figli. E quindi i Fronziro si sono susseguiti, perché ogni maternità per me è stata un Fronziro, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale. I figli ti costringono ad affrontare il cambiamento, adesso sono adolescenti, quindi immaginiamo quanti cambiamenti abbiamo visto nei loro bisogni e noi dobbiamo adattarci. È un Fronziro costante, ma anche il mio Fronziro personale. Mi riferisco a ritrovare l'equilibrio ogni giorno tra l'essere donna, essere mamma e essere professionista. E non perché adesso sono adolescenti, ormai ho capito come si fa. In realtà vi confido che è una cosa che io affronto tutt'oggi. Trovare l'equilibrio giusto non è facile. Dove mi porta il cuore? Mi porta verso i miei figli, ma la mia passione comunque mi gratifica, il mio percorso professionale, mi piace aiutare gli altri e quando sono con i miei figli sono felice e penso che voglio realizzarmi anche come professionista. E quando lavoro come professionista mi sento in colpa che non sto con i miei figli, quindi è difficile trovare il giusto equilibrio. Per non parlare, anche se ormai è un po' datata come esperienza, ma mi è rimasta dentro, di quando sono rientrata al lavoro, dopo ogni singola maternità. Rientrare al lavoro è stato un momento molto difficile, perché ero ancora nella fase di allattamento e quindi, se ne parla pochissimo, rientravo al lavoro che grondavo di sudore, avevo la tachicardia, parlavo anche con un po' d'affanno, ma anche queste cose non si dicono al lavoro. E non si dice perché stai sudata, non si dice perché hai paura che magari ti sporchi i vestiti e quindi cerchi sempre di mantenerti decorosa, con calma, dignità e classe, cerchi chiaramente di affrontare il quotidiano. Però anche qui ci vuole il coraggio forse di raccontarsi e comunque di affrontare la situazione. Concludo raccontandovi l'ultimo Fronziro, forse uno dei più importanti, perché è quello che mi porta oggi a stare qui con voi. 2016, problema di salute. Ovviamente il problema di salute è una bomba, è uno tsunami,
un frullatore, non saprei come definirlo, è quella cosa che tu ti chiedi perché proprio a me, però non hai risposte. Si affronta e diciamo che si supera. Dietro l'angolo ogni tanto mi fa ancora capolino e ogni tanto riaffronto il mio fronzero ogni volta che fa capolino. Ma questa, diciamo, è un'altra storia. Cosa succede? Superato il momento, insomma, più forte, ero nelle condizioni di ricollocarmi, potermi ricollocare professionalmente. E mi chiedo, ma io chi voglio essere? Dove voglio andare? E mi sono ricordata delle parole che mi hanno detto, che mi dicevano spesso. Come anticipavo prima, mi occupo di risorse umane e mi sono occupata di formazione tante volte. Mi dicevano, ogni volta che vieni, che fai formazione, sei luminosa, hai l'entusiasmo, si vede che ti piace. Io ci ho pensato, ho detto io, erano proprio quei giorni, quando facevo quelle cose, ero felice di alzarmi la mattina. Se diventasse il mio mestiere sarebbe perfetto. E allora cosa ho fatto? Anche qui, con testa e pancia, ho iniziato a fare l'orientatrice di me stessa, cosa che oggi faccio con gli altri. E quindi ho cercato di trasmettere tutto questo attraverso il mio curriculum. Ho organizzato il curriculum in modo tale che raccontasse la mia motivazione. E pochi giorni dopo mi hanno contattato e da lì è iniziato il mio percorso come formatrice e orientatrice. Oggi vi vorrei salutare con un'esortazione. Io lo dico a voi, ma in realtà lo dico anche a me stessa, e non è mai abbastanza. Me lo dovrei dire di più e dovrei crederci di più, ma io credo che sì, dobbiamo avere il coraggio di guardarci dentro, ma dobbiamo capire il nostro valore. Valiamo di più di quanto crediamo. Valiamo di più di quello che ci vogliono far credere. Valiamo di più di quello che ci dicono gli altri. Dobbiamo soltanto avere il coraggio di riconoscerlo. Grazie.